Pronti a parlare come dei veri italiani? Allora guarda questo video. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio insegnarti delle frasi, o meglio delle risposte brevi, cioè corte, che gli italiani usano tutto il tempo. Sicuramente conosci già alcune di queste espressioni, però io ti darò anche delle alternative molto utili e molto italiane. Infatti l'obiettivo di questa lezione è darti degli strumenti per rendere il tuo italiano ancora più naturale e autentico. Quindi io direi che possiamo iniziare subito. Ho diviso le frasi che ti sto per insegnare in categorie in base alla situazione. Iniziamo subito dalla prima situazione: confermare una proposta. Quindi un tuo amico italiano ti fa una proposta e tu vuoi dire sì, vuoi confermare. Iniziamo dalla prima frase, che ovviamente conosci. Certo, certo. Sono sicuro che è una delle prime parole che hai imparato in italiano. Per esempio, un amico ti dice: mi faresti un favore? E tu rispondi: certo, dimmi. Però in questo video non voglio insegnarti cose che già conosci. Quindi adesso voglio darti delle alternative a certo. E iniziamo da questa che mi piace tantissimo. Ci sto. Ci sto. Per esempio, stai lavorando con dei colleghi italiani e uno dei colleghi dice: facciamo una pausa? E tu puoi rispondere: ci sto, cioè certo, va bene, sono d'accordo. In realtà possiamo anche usare la versione impersonale, che forse è ancora più comune, cioè ci sta. Forse è un po' più giovanile, però comunque adesso io la sento molto spesso dagli italiani. Ci sta, che vuol dire va bene, certo. Ma ovviamente uno dei modi più comuni che usiamo noi italiani per confermare una proposta è semplicemente dire va bene, o anche va benissimo. Per esempio, stai parlando con un amico per organizzare un appuntamento, una cosa da fare insieme, e l'amico ti dice: ci incontriamo alle 3 domani? E tu puoi rispondere: va bene. O, se vuoi essere ancora più gentile e mostrare il tuo entusiasmo, va benissimo. Io uso sempre va benissimo, mi piace tantissimo, è la mia preferita. Quando sto parlando con degli amici mi chiedono delle cose e per me va bene, io dico sempre va benissimo. E ora passiamo a un'altra categoria: mostrare sorpresa. Quindi quando succede o sentiamo qualcosa che ci sorprende, che non ci aspettavamo. La prima, che mi piace tantissimo, è ma dai. Per esempio, parliamo con un'amica che ci dice che ha completamente cambiato vita e adesso vive a Berlino. E ci dice: e quindi ho cambiato lavoro e ora vivo a Berlino. E noi siamo sorpresi, non ci aspettavamo questa cosa, e quindi possiamo dire ma dai. Un altro modo per esprimere sorpresa è dire stai scherzando. Per esempio, mi è caduto il telefono in mare mentre eravamo in barca e io dico: stai scherzando. Molto spesso quando diciamo stai scherzando per esprimere sorpresa, anche se è ovvio che quella persona non sta davvero scherzando, è solo un modo per esprimere sorpresa, però molto spesso la persona ci dice purtroppo no, cioè no, non sto scherzando, è vero. Un altro bellissimo modo per esprimere sorpresa è ma veramente? Per esempio, un mio studente mi dice: ho passato l'esame C2 di italiano. E io dico: ma veramente? Complimenti!
Cioè, wow, è una cosa incredibile passare questo esame di italiano. Come vedi, tutte queste espressioni possono esprimere una sorpresa positiva, ma anche una sorpresa negativa. Dipende da come lo diciamo, dall'intenzione, dal contesto. Ora, prima di andare avanti con la prossima categoria che è molto utile, cioè come mostrare la propria opinione, ho una grandissima, e dico grandissima, sorpresa per te. Infatti, tutte queste risposte brevi sono alla base di una comunicazione naturale in italiano, ma anche in tutte le altre lingue. E per esempio, per me che sto imparando lo spagnolo, a volte è difficile, no? Perché voglio rispondere con alcune risposte brevi che normalmente do in italiano, ma non le conosco in spagnolo. Quindi tutte quelle piccole risposte che ti aiutano a esprimere una reazione, possiamo dire, a quello che dice l'altra persona in modo del tutto naturale. E insieme al mio team ne abbiamo trovate più di 150 e le abbiamo raggruppate tutte in un unico documento. In questo fantastico PDF troverai tutte le risposte brevi in italiano, un po' come quelle che stiamo vedendo nel video di oggi, però ovviamente qui ne troverai molte di più, sempre divise per categoria, ma ovviamente la cosa più importante con gli esempi. Ti faccio un esempio, questa è la categoria mostrare accordo con l'opinione dell'altra persona, qui trovi tutte le risposte brevi e poi tutti gli esempi. Troverai anche una spiegazione dell'esempio o della risposta breve se è un po' particolare. Questo libro delle risposte brevi davvero ti aiuterà tantissimo a rendere il tuo italiano ancora più autentico e naturale. Ovviamente non è che scarichi questo documento, lo leggi e poi impari a memoria le risposte brevi, no, perché non funziona così, ma puoi iniziare a leggerle, a leggere gli esempi e poi inizierai ad ascoltarle. Sì, perché poi quando ascolti un podcast, guardi un video, guardi un film, inizierai a sentire, a notare queste risposte brevi e quindi diventerà molto più naturale usarle. Quindi scarica questo fantastico libro sulle risposte brevi in italiano, ti piacerà tantissimo. Puoi scaricarlo scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo il libro delle risposte brevi in italiano. Adesso andiamo avanti con la prossima categoria, mostrare la propria opinione. Sicuramente la più usata e quella che mi piace di più e che forse già conosci è secondo me. Per esempio, un amico ci chiede: pensi che sia una buona idea? E io dico: secondo me sì, cioè io penso che sia una buona idea, secondo me sì. O un'altra che è molto importante, che è spesso sbagliata dagli studenti perché nelle altre lingue si dice in modo diverso, ed è credo di sì o credo di no. Credo di sì, credo di no. Per esempio, pensi che pioverà oggi? Credo di sì. Guarda che nuvole nere. O anche, l'autobus si ferma davanti all'ospedale? Credo di no, bisogna scendere un po' prima. Quindi ricorda, se vuoi esprimere la tua opinione, credo di sì e credo di no. È molto importante usare la preposizione di. E ora vediamo come mostrare accordo o disaccordo. Un modo molto semplice che sicuramente già conosci per esprimere accordo è hai ragione, hai ragione. Per esempio, dovresti riposare un po' di più, ti vedo stanca. Hai ragione, sto dormendo pochissimo ultimamente. O anche un altro modo che sicuramente già conosci è il semplicissimo sono d'accordo, sono d'accordo. Per esempio, non è necessario essere perfetti, basta essere sinceri. Sono d'accordo, sono d'accordo. E qual è il contrario di sono d'accordo? Ovviamente non sono d'accordo. Per esempio,
basta pensare positivo e tutto andrà bene. Non sono d'accordo, servono anche azioni concrete. Ok? Ma c'è un altro modo per esprimere disaccordo in un modo un po' più leggero di non sono d'accordo, che mi piace tantissimo e gli italiani lo usano sempre, ma gli studenti come te non tanto. Per esempio, qualcuno dice: l'italiano è una lingua molto facile. E tu non sei d'accordo e dici: non proprio, la grammatica è molto complessa. Vedi, questo non proprio, cioè non è proprio così. Io non sono proprio d'accordo. Non proprio, si usa tantissimo. Lo conoscevi? Ora andiamo a un'altra categoria molto molto pratica, perché quando stai parlando in italiano, forse a volte hai bisogno di prenderti un po' di tempo per pensare a quello che ha detto l'altra persona, per pensare a cosa dire. Come possiamo dire all'altra persona che abbiamo bisogno di un po' di tempo prima di iniziare a parlare? Beh, sicuramente possiamo dire fammi pensare, cioè lasciami pensare, dammi qualche secondo perché devo pensare alla risposta. Per esempio, qualcuno ci chiede: qual è la tua città preferita in Italia? Che domanda difficile. Allora io dico, fammi pensare, forse Bologna o Venezia. Fammi pensare. O puoi usare il comunissimo e diffusissimo allora. Oh, gli italiani adorano questa parola perché la usano sempre. La usiamo sempre quando stiamo iniziando un discorso proprio per pensare, per avere un po' di tempo per riordinare i nostri pensieri. Per esempio, che cosa faresti se vincessi alla lotteria? E io dico, allora, posso dire per esempio, comprerei una casa sul mare. Ma devo pensarci, quindi allora comprerei una casa sul mare, ok? E possiamo anche dire semplicemente vediamo per pensare. Possiamo anche combinare tutte e due e dire allora, vediamo, comprerei una casa sul mare, ok? Ma se tu stai parlando con una persona italiana e non capisci quello che la persona ha detto, a volte capita anche a noi italiani che non capiamo quello che dice un'altra persona. Quindi come possiamo chiedere di ripetere in modo naturale? Sicuramente uno dei modi più semplici che forse già conosci è scusa. Detto così, scusa? Scusa? Non ho capito bene. Puoi ripetere? Scusa? Oppure un altro modo che mi piace tantissimo è in che senso, quando forse capiamo quello che dice l'altra persona, cioè capiamo le parole, ma non capiamo che cosa intende. Per esempio, qualcuno ci dice: è stato un appuntamento difficile. E io dico: in che senso? In che senso difficile? Quindi ti sto chiedendo ulteriori spiegazioni. In che senso? In che senso difficile? E ora passiamo alla prossima categoria e vediamo alcune risposte brevi per dire che non sappiamo qualcosa. Beh, sicuramente la più comune che hai imparato forse il primo o il secondo giorno che studi l'italiano è non lo so. Per esempio, a che ora inizia la lezione? Non lo so, credo alle 9. Ma possiamo anche usare una risposta ancora più breve, brevissima, che mi piace tantissimo, che è, forse non è una parola, è più un suono. Boh, che significa non lo so. Per esempio, chi vincerà le elezioni secondo te? Boh, vedremo. Ora però ricorda che boh è un po' informale, quindi se sei in una situazione formale usa non lo so piuttosto che boh. Cioè, se stai andando in banca a firmare dei documenti, stai andando alla polizia o alle poste, ti fanno una domanda e tu non sai rispondere, devi dire non lo so, non puoi dire boh. Invece con gli amici, con la famiglia, col tuo professore, puoi usare boh. E se qualcuno ci fa una domanda a cui proprio non sappiamo sicuramente la risposta,
C'è proprio zero. Beh, allora possiamo usare l'espressione non ne ho la più pallida idea. Proprio, non lo so, zero. Per esempio, qualcuno ci chiede: dove sono i miei calzini? E perché io devo sapere dove sono i tuoi calzini? Non ne ho la più pallida idea. Sono i tuoi calzini, non i miei. Quindi, non lo so, non ne ho la più pallida idea. E se invece adesso volessimo una risposta per dire che non lo sappiamo, però non siamo sicuri? Quindi, forse? Beh, possiamo usare un'espressione che mi piace tantissimo, che di base significa forse, che è può darsi, può darsi. È molto molto usata da noi italiani. Per esempio, pensi ci saranno molte persone al ristorante? E io dico, può darsi, è sempre pieno quel ristorante. Cioè, non lo so, perché non posso avere la certezza. Però, forse, ok? Forse sì, può darsi. Si usa tantissimo. E ora voglio insegnarti quest'altro modo per esprimere un po' quest'idea di non sapere, però sempre con un po' di dubbio, che è bellissimo, che è mi sa di sì e mi sa di no. Prima di tutto, mi e sa. Mi è un complemento oggetto indiretto, sa invece è il verbo sapere. Quando diciamo mi sa di sì o mi sa di no, stiamo semplicemente dicendo forse sì o forse no. Credo di sì, credo di no. Per esempio, qualcuno ci chiede: Marco è al lavoro? Io non sono sicuro di questa cosa, non lo so, però credo di sì. Quindi dico mi sa di sì, mi sa di sì. O se penso che no, non è al lavoro, dico mi sa di no, mi sa di no, però non lo so, effettivamente, non ho la certezza. Dire mi sa di sì o mi sa di no renderà il tuo italiano automaticamente supernaturale, perché è proprio una frase che noi italiani usiamo tantissimo, ma è raro sentire questa frase dagli studenti. A volte possiamo anche introdurre un'intera frase con mi sa. Per esempio, ma dove è andato Marco? Mi sa che è uscito, mi sa che è uscito, aveva delle cose da fare. Mi sa che è uscito, cioè penso che sia uscito, credo che sia uscito, ma non sono sicuro. E ora finiamo con l'ultima categoria di oggi, risposte utili quando non ricordiamo qualcosa. Beh, sicuramente il modo più comune è dire non ricordo, non mi ricordo. Per esempio, come si chiamava quel ristorante a Trastevere? Non ricordo proprio, forse l'antica osteria o qualcosa del genere. Non ricordo proprio, non ricordo, cioè non me lo ricordo. Ma un altro modo super super italiano per dirlo è usare l'espressione mi sfugge, mi sfugge. Sfuggire significa scappare. Quindi se una cosa mi sfugge significa che sta scappando dalla mia testa. Per esempio, in che anno è nato Dante? Ora mi sfugge. L'ho studiato al liceo, ma ora non mi ricordo. Ora mi sfugge. In questo momento non lo ricordo. O anche, se non ti ricordi una cosa, ma sei così vicino da ricordarla. Cioè, è quasi lì per essere ricordata quella cosa. Beh, possiamo dire che ce l'abbiamo sulla punta della lingua. La punta della lingua. Per esempio, qual è la traduzione di weird in italiano? E io dico, aspetta, non dirmelo, ce l'ho sulla punta della lingua. Cioè, non me lo ricordo in questo momento, però lo so, lo sto provando a pescare tra i miei ricordi, perché so che è lì da qualche parte. Ce l'ho sulla punta della lingua. Fantastico, abbiamo finito con le risposte brevi di oggi, però se ti è piaciuto questo video scrivimelo qui sotto nei commenti, così possiamo fare un altro video con tante altre risposte brevi, ma nel frattempo non dimenticare di scaricare il nostro libro delle risposte brevi con più di 150 risposte brevi in italiano.
Troverai le risposte brevi divise per categoria, con tanti esempi e anche delle spiegazioni molto utili che ti aiuteranno a capire ancora meglio come si usano queste risposte brevi in contesto. Davvero, questo libro ti aiuterà a rendere il tuo italiano ancora più autentico e naturale. Puoi scaricarlo scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questo video ti ha aiutato e hai imparato nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. È un gesto piccolo per te, però per noi è davvero importantissimo, perché se tu lasci mi piace stai dicendo a YouTube che questo video è interessante e YouTube lo consiglierà a tanti altri studenti o studentesse come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!